He will always be lying in wait. His name is Demiurgo, the retro philosopher. Bentornati sul canale, oggi siamo qui con Carlo Sant'Agostino di Archeologia Informatica. Ciao Carlo, Ciao a come tutti. stai? Ciao, E di Retro ciao, Campus e tante altre cose, però oggi... sì, sempre impegnatissimo e quindi è sempre qua sul canale perché ci tengo a fargli delle domande riguardo alla pratica del grading, perché Carlo fa parte anche di The Games Market, collabora con The Games Market. Allora Carlo, oggi volevo farti delle domande su questa pratica, perché è una pratica che non so da quanti anni esiste, sinceramente. Sui videogiochi non lo so, infatti ti volevo chiedere anche questa cosa. Allora, sui videogiochi esiste più o meno da una quindicina d'anni ed è iniziato ovviamente negli Stati Uniti. In realtà il grading è una pratica che risale a tantissimi anni fa. All'inizio non veniva chiamata grading, è il termine inglese che adesso utilizziamo anche noi. Una volta noi chiamiamo certificazioni. Le più antiche che ho ritrovato riguardano i francobolli, per esempio, no? Ci sono delle certificazioni di Bolaffi su alcune collezioni di francobolli che sono del tutto paritetiche al grading che facciamo oggi. Magari dopo, se riesco, ti invio anche un'immagine, così magari la puoi mettere anche a riferimento che risale agli anni 60, ma ce ne sono anche di precedenti. Comunque il grading, cioè la certificazione, è una pratica che riguarda un mondo che si chiama quello dei collectible. Cos'è il mondo dei collectible? Il mondo dei collectible è un mondo che è molto vicino a quello dell'arte, però in realtà li chiama collectible perché non tratta opere d'arte, ma tratta qualcosa che si può collezionare, cioè che quindi attiene come l'arte viene collezionata. Le collezioni di opere d'arte sono quelle più ovviamente antiche della storia. I collectible sono dei beni che possono essere collezionati, quindi che assumono e possiedono un valore, che vengono collezionati, un valore storico che poi si traduce in un valore economico, ma come spiegherò dopo le due cose non sono assolutamente correlate in nessun modo. Prima di iniziare tutto il discorsone, che spero di avere il tempo di poter spiegare tutto, tutta la discussione nasce, non so se l'hai già detto, se lo vogliamo dire, nel senso nasce da una domanda che mi hai fatto tu sul gruppo di Retro Campus. Dillo pure, sì. Visto che non ti ho lasciato neanche dormire per una notte, mi sembra il minimo che tu lo dica. Praticamente da lì è iniziata una discussione che è andata avanti praticamente tutta la notte, ma io già dormo poco, quindi non ho fatto fatica a proseguire nella discussione. Comunque riguarda, a parte quella avvenuta all'interno del nostro gruppo, è una cosa che già sento in giro da tantissimi anni, in varie forme, e ancora oggi è presente una discussione spesso su il male assoluto, e non fa male ai collezionisti, cioè tutta una serie di cose che sono date principalmente dal fatto di non conoscere bene effettivamente tutto l'ambiente del collezionismo, cosa vuol dire, che cosa sono. Insomma, ci sono tante cose da dover spiegare che molta gente dà per scontato, crede di sapere determinate cose, in realtà devono essere viste da tutto un altro punto di vista rispetto a quello che è il sentore comune, la vox populi, no? la classica voce che si diffonde, un po' populista anche, no? Che spesso prende e enfatizza alcuni aspetti. Infatti io volevo fare questo video con te perché volevo dare anche voce alla controparte, perché io tutti i video in Italia che ho visto fatti da youtuber, tutti ne parlano male. E quindi però io che come al solito la voce negativa è vista maggiormente rispetto alla voce positiva, perché ovviamente tu vedi tutti quelli che si lamentano. No, ma tutti quelli che ho visto intendevo, non intendevo tutti, però quelli più o meno hanno la mia età o poco di più, che hanno i videogiochi, ne ho visti 2 o 3,
Allora volevo dare una controparte, perché così ognuno può farsi la sua informazione, ecco, perché in Italia non ho visto, su YouTube non ho visto, però magari non ho visto io, infatti. Ce ne sono tante su YouTube in Italia di No, cose no. che non vedo. No, Non è la prima e non sarà l'ultima. è per quello Comunque, che volevo dirti, che volevo fare questo video, ecco. ce ne sono parecchi. Comunque parliamo seriamente, insomma, di questo aspetto, Esatto. di cosa vuol dire. Allora, la prima critica, no? Allora, partiamo dalla domanda, quella che è la più classica, così almeno Esatto. abbiamo già una risposta alla prima affermazione, no? Che non riguarda solo il grading in realtà, perché il grading è l'aspetto finale del collezionismo di videogiochi di un certo tipo, no? Che è criticato anche quello, al di là del grading, è È vero. criticato anche alcuni tipi di collezionismo di videogiochi. Perché la prima domanda è: ma se tu lo gradi, che lo metti in una scatola, non puoi più giocare al videogioco, no? Esatto. Quindi questo gioco non si può più giocare lì in una scatola chiusa. Quando mi hai fatto questa domanda, io ovviamente ho risposto un po', diciamo, allora, io ho 56 anni. Molto spesso nella mia vita, quando ho fatto delle domande, alcune persone in passato mi hanno detto: hai fatto una domanda stupida. Quando uno mi dice così, ho la prima reazione che faccio è mi incazzo, no? Ma è normale. Però subito dopo dico: ma perché mi ha detto così? No? E allora inizio a ragionare. Perché spesso quando uno ti dice ho fatto una domanda stupida, perché in realtà non si è andato molto avanti in alcuni casi, perché in altri casi invece non era così, quindi dopo rispondevo ovviamente per le rime. Ma in alcuni casi spesso mi capitava che quando una persona mi diceva così era perché effettivamente quella domanda non era stata ragionata. Perché la questione è: ma noi sappiamo esattamente che cos'è un videogioco? Perché il punto è questo: quando uno mi dice lo metti in una scatola e non puoi più giocare al videogioco, uno sta confondendo il media, cioè l'oggetto nel quale il videogioco è scritto e venduto, rispetto al concetto, cioè al videogioco stesso. Perché il videogioco può essere anche il codice, no? Anzi, è il codice, è il programma che gira, non è il media nel quale è contenuto. Lo stesso videogioco può essere venduto su dischetto, su cartuccia, è successo tante volte, su cassetta, ed è lo stesso videogioco. Ma soprattutto il videogioco ormai, e questo è palese per chi lo conosce, è una forma d'arte che è un'espressione del genio umano, dell'intelletto, è protetto da quello che si chiama diritto di autore editore. Cioè il videogioco è un concetto. Quando tu pensi a un videogioco non pensi al codice. Il codice è il risultato che ti fa funzionare il videogioco, ma il videogioco è un concetto, è vero. È qualcosa. Io devo giocare a Pac-Man lo posso giocare in 1000 versioni, in 1000 modi diversi, in 1000 codici diversi, però rimane sempre Pac-Man, perché il videogioco è Pac-Man, ok? Ma veniamo all'atto proprio pratico, cioè lo metto in una scatola, lo metto via, se lo sto gradando. Quindi è diverso da un quadro, per dire. È diverso, il quadro è un'altra cosa. Esatto. No, perché uno potrebbe confondere le cose, capito? Sono diverse cose. Anzi, la scatola è simile al quadro. Esatto. La scatola, la confezione è come il quadro, ok? Che non è il videogioco è l'insieme di tanti fattori, ma il videogioco di per sé stesso è il videogioco che io gioco. Quindi se io devo giocare al videogioco non ho bisogno della scatola, in tanti modi, perché comunque se uno si può permettere di collezionare anche un MIB, un CIB, no? Qui entriamo nell'altro tipo di collezione, cioè un mint in the box, un complete in the box, un sealed, un sigillato, la stessa critica viene mossa a chi colleziona i sigillati, no? Che è uguale, se vuoi. Infatti poi chi ha i sigillati li fa gradare spesso, cioè non chi, soprattutto sono i sigillati che vengono gradati. I sealed sono comunque sigillati, quindi non è che prendi il gioco che ci sta dentro, ma non è che uno non può più giocare al videogioco perché c'ha un sealed, anzi, se uno ha un sealed si può permettere di avere un sealed, si può permettere di fare perché comunque sono dei costi sia possedere un sealed sia farlo gradare poi un sealed e metterlo nella sua teca da collezionista, no? Maniaco, bello, preciso, che viene messo lì. Può anche permettersi lo stesso gioco
2 volte perché sono A meno che rarissimi. quel gioco ce ne sia una sola copia nel mondo, non è mai stato copiato da nessuna parte. No, però se quel uno, caso lì che però l'hai se lo detto, facesse, però quello- però se uno ne avesse veramente uno al mondo e lo facesse sigillare e gradare, No, ma quello non è, uno non è possibile. Ah, ok, boh. Non esiste. Secondo è calcolo sbagliato, perché la prima cosa che la preservazione mette in atto è la salvaguardia dell'informazione. Quindi Ok. se c'è un gioco che è unico al mondo in un'unica copia, la prima preoccupazione di Ok. tutti i collezionisti del mondo è preservare quel gioco nelle sue forme, quindi anche nel suo codice, nelle sue cose, eccetera. E questo è palese, cioè, Ok, sì, ed sì. è già successo 1 miliardo di volte quando ci sono stati quei casi lì rarissimi. Ok. Quindi stai dando dei casi di nessuno farà gradare un videogioco o conservare un sealed se nessuno possiede il codice di quel gioco. È impossibile, perché la prima cosa tu devi salvaguardare l'opera, ok? Certo. Quindi non c'entra niente. Parliamo del sealed normale e del grading normale. Il sealed normale, il grading normale il sealed è conservare che cosa? Conservare un'informazione, perché chi ama il videogioco, per questo io poi ho anche detto e lo dico e lo ripeto, cioè chi colleziona i livelli di collezionismo di alto livello come i sealed e il grading sono proprio di chi ama di più in assoluto, cioè è quasi maniaco dei videogiochi o di quel videogioco o di quella serie di videogiochi. Quindi non solo ci gioca, ci ha giocato, ma li ama talmente tanto che vuol conservare qualsiasi tipo di informazione inerente a quel videogioco. E cos'è l'informazione di un videogioco? L'informazione di un videogioco non è solo il suo codice, cioè il programma con cui è scritto, col quale gioco. E come ho detto, quindi se uno ha il sealed, mint o il coso, non è che non può giocare quel videogioco, perché quel videogioco lo puoi giocare in 1000 altri modi. Ti puoi comprare una cartuccia loose, che ne esistono 100.000 volte di più rispetto a quella sealed, se stiamo parlando di cartucce, come di dischi, come di copie, eccetera, 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 eccetera. Cioè, ce ne sono miliardi di modi, sia giocare in originale, con ad originale, sia giocare. Quindi non è, se uno grada o conserva un sealed e mette lì, è assurdo dire non puoi più giocare al videogioco, perché il videogioco lo puoi giocare comunque. Quella è una copia del videogioco che viene conservata per altri motivi. E quali sono questi altri motivi? Conservare un sealed è essenzialmente conservare un'informazione che rischia di essere perduta nel tempo più di altre informazioni che sono il codice, perché il codice del videogioco è facilmente conservabile se il videogioco viene diffuso, eccetera, no? L'informazione che attiene al videogioco o una versione particolare di quel videogioco che funziona su una determinata macchina è facile da conservare, perché posso copiare questo codice, posso portarlo avanti nel tempo. MAME, per esempio, è un progetto che è nato proprio nell'ottica della preservazione delle ROM degli arcade, cioè il MAME, game, se lo vogliamo dire in inglese, ma come italiano, io lo pronuncio in italiano, Machine Arcade Emulator, è nato proprio per salvaguardare il codice dell'EPROM che si stava perdendo. Okay? È un progetto di salvaguardia che poi è diventato un modo per giocare agli arcade. Questa è un'altra storia, però nasce per quel motivo, salvaguardare tutte le informazioni che riguardano gli arcade. Quando parlo di un videogioco commerciale che viene venduto in un determinato periodo di tempo, ha tante informazioni che devono essere salvate. L'informazione principale ovviamente è il codice stesso, come ho detto è facile da conservare. La seconda informazione che deve essere salvaguardata è come veniva venduto, come viene venduto un videogioco. Perché? Perché ti dice tante cose dell'epoca, no? Se noi guardiamo come venivano vendute le cartucce dell'Atari rispetto a come vengono venduti oggi i videogiochi della PlayStation 5, è cambiato tantissimo in pochi anni, se vuoi. Quindi salvaguardare questa informazione è importante, perché tra 100 anni, 200 anni, 300 anni, non si sa, questa informazione sarà molto più facile da perdere rispetto al codice del videogioco, che invece può essere salvaguardato. Sì, perché è deperibile sostanzialmente. Esatto, è deperibile. Non solo è deperibile, ma è anche la prima cosa che viene buttata, no? Se noi guardiamo la quantità, se noi andiamo nel mercato del collezionismo, quanti sono i giochi sigillati, una copia di un gioco sigillato rispetto a quelle aperte o rispetto a quelle che sono rimaste eluse con solo la cartuccia? No, c'è un rapporto di 1 a 100.000, 1 a 10.000, dipende poi dal gioco, dalla quantità. Infatti molto spesso la scatola oggi viene venduta a più del gioco stesso, molte volte. Assolutamente, proprio perché i collezionisti che tengono ad avere tutta
Alcuni dicono sì, ma poi nel tempo la gente si dimenticherà, queste cose verranno buttate. Vero, vero. Sì. Appunto per questo sia il SILED che il grading ha un compito ancora più importante. Perché mettiamo caso, ti faccio un esempio semplice. Tu sei un collezionista, ma tuo figlio non gliene frega niente. E quindi quando finisce la tua collezione potrà finire, se va Buttata. bene venduta, se va male va a finire in discarica, ok? Ma se nella tua collezione c'è una scatola che è sigillata, contenuta in una teca, con una certificazione, il fatto che viene ritrovata da un figlio, un nipote, eccetera, gli vedrà data più importanza a quella cosa rispetto a trovare un dischetto o una Sì, scatola diciamo qualsiasi. che anche un ignorante dovrebbe poter capire che quella cosa magari c'ha un valore, Ha cioè meno c'ha un'importanza, probabilità- c'ha un'importanza. ha più probabilità di sopravvivere nel tempo. È proprio Sì. per questo motivo che si fa non solo la certificazione, ma anche, diciamo, la conservazione in una teca di plexiglass, eccetera, per permettergli di proseguire nel tempo, per permettergli di diventare qualcosa che Sì. in maniera, diciamo, speranzosa ci si augura che non venga buttata. Di sicuro il fatto di conservare le opere in maniera precisa e sigillata e poi addirittura certificata è un qualcosa che permette a questa cosa di proseguire nel tempo, al di là del valore economico, perché attenzione, anche questo è un fattore molto importante, che è una critica che viene fatta spesso. Il grading dà valore economico. No, il grading non c'entra niente con il valore economico dell'oggetto. Il grading non dà nessun valore economico. Se io faccio gradare una cosa, il giudizio che viene messo nella gradazione riguarda solo la conservazione dell'oggetto, cioè la qualità di conservazione dell'oggetto, e in alcuni casi, non in tutti, perché anche questo è difficile, viene valutata anche la rarità dell'oggetto stesso, quindi gli viene dato un valore alla rarità. Però questo è più complicato perché in alcuni casi non è così semplice avere un valore oggettivo di rarità, oggetto. Quindi viene ponderato di solito questo valore di rarità. Quello che viene in maniera quello che viene giudicato in maniera oggettiva invece è la qualità di conservazione, quindi se non ha pieghe, se è completamente sigillato, se ha tutti i pezzi, se non ce li ha, insomma tutta una serie di parametri che anche questi sono studiati ma che danno la completezza, quindi non c'entra. E quindi il valore economico da dove deriva? Il valore economico, e questo lo dico al di là del grading, togliamo il grading, non c'entra niente il grading, perché il valore economico parte dal passato. Io ho le chat del 2000, quindi sono passati 26 anni, ok? Del 2000, per dirti da quanto sono in questo ambiente del collezionismo, eccetera, in cui ci si lamentava in quelle chat che stavano aumentando, che i prezzi continuavano a aumentare, erano esplosi, insomma non ci si può più comprare, non so, un 1000, si parlava ancora di Olivetti, PET, PCBM, cose di questo genere. Quindi, e ci si lamentava del fatto che prima costava 50.000 lire, adesso mi chiedono 200.000 lire nel 2000, no? Stavano ancora le lire. E questa cosa è ricorsiva, c'è sempre, perché in realtà il valore degli oggetti è dato dal mercato. Cos'è il mercato? Il mercato è la richiesta e l'offerta. Falsare i valori del mercato è difficilissimo. Non lo può fare il grading, non lo può fare una società, lo fa il movimento dei compratori. Cioè riuscire a falsare il prezzo di un oggetto, cioè farlo aumentare in maniera volontaria, vuol dire investire un sacco di soldi, perché dovresti comprarti tutte le copie di quell'oggetto, non farlo più trovare, venderlo solo al prezzo che dici tu, e allora questo aumenta. Se i prezzi aumentano è semplicemente perché aumenta la domanda e diminuisce l'offerta. Che diminuisce l'offerta è normale, perché più andiamo avanti nel tempo, più le cose vecchie si trovano meno, perché o i collezionisti che ce l'hanno se le tengono e chi li ha già comprato ce l'ha già. E quindi chi adesso lo vuole di nuovo, c'è questa moda che è diventata proprio di massa, e quindi è normale che esattamente, le mode sono quelle che determinano il prezzo degli oggetti. Sono eterne? No, certo. Perché le mode vanno e vengono su alcuni oggetti. Adesso per esempio nel mercato del collezionismo in questo momento abbiamo gli oggetti di Nintendo, comunque la Nintendo, che ha valori più elevati degli altri, ma non è che è perché in assoluto
gli oggetti di Nintendo siano i più No, 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 importanti certo. dal punto di vista storico. No, non c'entra, il valore storico degli oggetti non c'entra niente col valore economico, no? Sì, sì, è vero, è vero. Sono due cose separate. Quando c'è una richiesta elevata, il prezzo sale. Per- Quando la richiesta scende, il prezzo scende. Per Nel mercato esempio, dei se posso, un attimo, il 3DO, per dire, all'epoca era la macchina più costosa, più o meno, anche di più del Neo Geo, però oggi il Neo Geo costa molto di più di un 3DO, quindi, assolutamente, perché c'è più perché c'è più richiesta, esatto, sì. è sempre una questione è un fattore di mercato. L'importanza storica è un'altra cosa, ok? Il grading è asettico, il grading non gliene frega niente di cosa gli mandi da gradare. Tu a una società di grading puoi mandargli quello che vuoi, una cartuccia che vale 1 euro, una cartuccia che vale 5.000 euro. Non gliene frega, te la graderà allo stesso modo, cioè ti dirà che te la metterà in una teca e ti dirà che quella cartuccia o quella cosa che gli hai mandato è conservata bene, ha tutti i componenti, ha la sua plastica originale, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi attenzione bene quando si dice no, il grading non fa salire niente, anche perché il grading è una come si dice, non è la causa, è un effetto, cioè il grading, cioè la valutazione degli oggetti di collectible di determinato valore, arriva quando il mercato di quegli oggetti è consolidato, cioè Sì. è già in crescita da anni, esiste già, e quindi arriva anche il grading, cioè arriva anche la certificazione. E perché arriva? Per due motivi. Uno te l'ho già spiegato, cioè perché i collezionisti di alto livello tendono anche a conservare in maniera meglio possibile l'oggetto della loro brama, della loro bramosia, no? Quindi i collezionisti, il mercato del collezionismo in generale esiste da sempre, è una passione come le altre. Sì. Se tu non sei un collezionista non te ne frega niente, quindi ma Certo. è una passione come un'altra, cioè non fa male, nessuna delle due fa È un, male è un all'altra. modo, è un modo di vivere questa passione, un modo dei tanti. Assolutamente, anche perché poi se uno, anche un'altra cosa, no, ma adesso questi oggetti salgono di prezzo e io non li posso più prendere, non me li posso più permettere. Allora, se tu stai parlando di voler, se sei uno che dici non sono un collezionista, allora cosa te ne frega se salgono di prezzo, primo. Secondo, se tu dici no, ma io colleziono, ma li colleziono solo per giocarti, prenditi un loose, i loose non salgono Certo, di prezzi, certo. non gliene frega niente a chi fa grading e ai collezionisti di alto livello di una cartuccia loose, te la puoi comprare e ci puoi giocare Sì. come vuoi. Se queste salgono di prezzo è perché quelli che ci vogliono giocare allora sono tanti e quindi il mercato Esatto. li fa salire. Sì, comunque è ok? sempre il mercato, sì. È sempre il mercato, ma non c'entra niente. Ti volevo, con ti questo. volevo fare due domande prima che vai avanti, perché non stiamo più parlando dei sigillati. Allora, una mi avevi già risposto, vorrei che mi rispondessi ancora, che appunto però quando si grada, si certifica un sigillato, non si certifica però il suo funzionamento. No, assolutamente, perché per due motivi. Uno, perché prima o poi tutte queste cose smetteranno di funzionare, quindi non ha nessun senso certificare il funzionamento, poi è impossibile certificarlo Certo. perché è sigillato. Non puoi te lo fa aprirlo, certificare. quindi esatto. Ma non gliene frega neanche niente, perché come ti ho spiegato, chi conserva quello vuol conservare l'informazione di come veniva venduto quell'oggetto, ok? Quindi di tutto il suo contenuto, compresa anche come veniva plastificato, perché Certo. c'è una storia anche. Lo sai che all'inizio le cartucce vendute non è stata la primataria a mettere la plastica intorno alle cartucce, è stata Mattel, Ok. perché arrivava dal mondo dei giocattoli con l'Intellivision, poi l'ha fatto anche Atari, ma in realtà anche mettere la plastica intorno ha una storia, ha Sì, una sì. sua storia, e non solo, anche come è stato fatto, come veniva, il metodo con cui venivano confezionate, il tipo di plastica. Quindi la priorità è sul quell'informazione piuttosto che sul suo funzionamento. Ecco, questo qua è il Il discorso. funzionamento non è importante, perché il funzionamento viene salvaguardato del videogioco nel momento in cui il codice viene preservato. Sì, È la prima cosa che viene fatta, ok? Che deve essere fatta. Che è un po' quello che ci si sta lamentando adesso col fatto che i videogiochi non saranno più venduti sui media. Questo impedirà la salvaguardia da parte dei collezionisti e di chi vuole preservare del codice originale. È importante per gli storici. Certo. Però l'informazione che adesso vorrei che mi rispondessi, che però si può perdere, è su una console. Cioè, se la console
non può essere certificata come funzionante, per dire, non c'è un modo di preservarla, quindi l'informazione di come si faceva, prendere una cartuccia, metterla nella console, attaccare il controllo, questo tipo di informazioni come si fa a preservare? È già preservato quello. Preservato in molti modi, perché anche l'hardware delle console viene preservato nella sua informazione in due modalità. Nella prima è quella dell'emulazione. Ok, sì. Quando tu fai un'emulazione di una console, tu stai preservando come funzionava quel processore, come funzionavano quei coprocessori, quindi tu hai tutta l'informazione. Poi con l'FPGA ancora di più, quindi L'FPGA è solo un modo di mettere in funzione, che può essere fatto in tanti modi: emulazione software, FPGA, ci sono tanti modi di rifarlo, alcuni vanno meglio, alcuni vanno peggio, dipende dal core. Sì. L'importante è avere l'informazione, poi dopo come la puoi implementare quello lo puoi fare in mille modi, e con l'evoluzione della tecnologia lo potrai fare in mille altri modi in futuro, ok? L'importante è preservare l'informazione, quindi tutto la componentistica interna, e questo viene fatto da chi studia, ma questo viene fatto quasi subito, è la prima cosa che viene fatta nelle console, eccetera. Quando esce una console nuova c'è quasi la gara a quando uscirà la prima volta l'emulatore di questa console, ok? Che vuol dire preservare la sua informazione di funzionamento. Quindi questa è la base. La seconda cosa è tutti i filmati, tutte le video, tutte le cose, che anche questi sono prodotti in quantità. È per quello che dicevo, più che altro proprio la sensazione fisica di far vedere come si faceva. Apro la cartuccia, la metto nella console, è quello che più che altro... Lo puoi fare adesso, lo potrai fare in futuro se sopravviveranno i video e tutto il resto, e poi i pezzi. I video sicuramente, ma soprattutto se in modo per far portare avanti nel tempo i pezzi e conservarli in maniera migliore possibile, no? Per avere una possibilità che poi venga ammirato il pezzo originale tra 200 anni o 300 anni. E l'ultima domanda che riguarda i sigillati è, diciamo, il pezzo secondo me più delicato e un po' controverso della cosa, che abbiamo parlato della cartuccia, della scatola. Però il manuale, se uno lo sigilla, io mi rendo conto che nei videogiochi è la cosa che... Ma sigilli quel manuale lì, di quella No, lo so, però... Il manuale è già stato scansionato e pubblicato in 8000 posti. È quello che ti volevo dire. Stai ripetendo la stessa No, aspetta. Però, per dire, i manuali italiani di molti giochi non ci sono online scansionati. Bisogna preservarli e scansionarli. L'importante è che venga fatto. È una delle prime cose che gli appassionati fanno, è la prima cosa che fanno. No, era solo una conferma di sicuro quelli gradati, ci sono talmente tante copie in giro di quelle cose non gradate che è facilmente fattile e assolutamente l'unica cosa che volevo dire è che anche perché poi i gradati che ci sono in giro di italiani ce ne sono veramente pochi comunque. Ma però Nintendo, che però in Nintendo ce ne sono quintali. Certo. La cosa importante è che prima di gradarlo, se si rende conto che non è presente, magari andrebbe scansionato. Assolutamente. Perché magari è rarissimo ovvio che questo però devono essere tutti in quest'ottica qua. Di sicuro il fatto comunque di avere una copia gradata e conservata è qualcosa che, come ho detto, può portare quell'oggetto nel futuro, ok? Quindi difficilmente venga buttato. È più facile che un manualino, che chi ha un manualino non scansionato, che ce l'ha lì aperto, eccetera, domani quello venga buttato e non lo scansiona nessuno, piuttosto che magari si scopre fra 50 anni che manca una copia di quel manuale che non sappiamo come è fatto, e lo andiamo a prendere da uno che l'ha conservato perché l'aveva gradato, l'ha conservato e l'ha portato avanti 50 anni, hai capito? Quindi in ogni caso è ovvio che comunque l'importante è preservare l'informazione e per portarla nel futuro. Ovvio che gli appassionati adesso, chi può, ovviamente, io nel mio piccolo lo faccio, se ho delle copie eccetera che so che non sono preservate la copia del gioco, non è stato scansionato il manuale, non è stata preservata tutta l'informazione, il primo compito è quello della preservazione dell'informazione. Questo è fuori di dubbio. Anche se si complica perché c'è copyright di mezzo come con le riviste, però vabbè, questa è un'altra storia. Allora è molto tollerato questo anche dalla stessa Nintendo, che sai che è la più, diciamo, attiva tra questo punto di vista, però Nintendo colpisce cosa? Colpisce l'utilizzo economico, cioè chi guadagna da queste cose. È vero, non è mai successo a mia memoria che Nintendo sia andata a colpire chi
aveva preservato un'opera ma non ne aveva ricavato nessun guadagno economico. Ma come noi col dizionario dei videogiochi, noi facciamo tutto gratuitamente, non ci hanno mai detto certo, nulla. dei videogiochi, Certo. Ret3D, ce ne sono tantissimi Certo. italiani, ce ne sono tanti internazionali, c'è tanta Certo. gente anche comune, ce ne sono tanti, lo sai, con Retro Campus abbiamo sempre appoggiato queste Sì. cose, anzi le Lo so. sproniamo e Lo so. cerchiamo di portarle avanti. La preservazione dell'informazione è fondamentale. Ma Ok. attenzione bene, non andate a criticare chi fa il grading, perché è una preservazione anche quella, e soprattutto guardatela bene, cioè cosa sta preservando? Sta preservando un'informazione che Sì, è sì. disponibile in miliardi di altri modi, ok? Cioè non sta preservando un'informazione che non l'avremo certo. mai più, è sigillata, non ci potremo mai più. No, non ok, è ok. quello. No, pensa Non è che c'è quello. qualcuno che la definisce bara, pensa a te. Sì, ho capito, la definisce bene, ma sai che le capsule del tempo, sai cos'erano? Sì, lo so, certo. Grazie alle capsule del no, tempo, è vero, è quelle vero. bare in cui mettevano dentro È vero, dei è vero, è materiali vero. 50 È vero. anni fa, 100, abbiamo avuto la possibilità di ritrovare delle cose bellissime dopo 100 anni, 200 anni, andando ad aprire queste capsule in cui c'era conservate queste cose. Ma anche il museo dei semi che c'è, per dire, uno potrebbe dire quei semi sono in una bara, però se domani succede un cataclisma gli unici semi che ci sono saranno quelli lì, quindi alla fine Assolutamente. sì. Allora, considera che per i collezionisti, cioè per chi colleziona, per chi quindi vuol preservare, perché un'altra cosa che non ho detto è che il collezionista, il collezionismo, è, diciamo, il custode della preservazione da un certo punto di vista. Cioè noi non dobbiamo lamentarci di chi colleziona, perché se oggi, per esempio, abbiamo la maggior parte dei musei che abbiamo oggi, arrivano da collezioni private, di Sì, è vero. ricchi abbienti del È vero. passato, che avevano iniziato a collezionare questi oggetti perché gli piacevano, e poi, dopo che sono morti, dopo che sono nate le fondazioni, sono nati i musei. È vero, E è adesso vero. oggi possiamo andare al Museo Egizio, possiamo andare al Museo di Storia Naturale di Milano e in vero. altri musei a ammirare delle cose bellissime del passato. Perché? Perché sono stati dei pazzi collezionisti 300 anni fa, 400 anni fa, che hanno iniziato Sì, a quadri e collezionare quant'altro, sculture. le Wunderkammern si chiamavano, le camere delle meraviglie, che erano queste cose che facevano gli antichi nobili, in cui collezionavano qualsiasi cosa che gli piaceva e le mettevano in queste camere in cui facevano andare i loro ospiti e vedere queste cose. Il fatto di confezionare, collezionare, tenere, preservare questi ci darà molto probabilmente la possibilità ai nostri nipoti, pronipoti, eccetera, di osservare com'era la confezione di Miss Pac-Man dell'Atari quando veniva venduta nel 1982-83, cioè stiamo parlando già adesso di un po' di anni fa, ma adesso è tutto recente, ok? Sì, è vero. Quindi è tutto recente adesso. Noi stiamo facendo delle cose che, tra virgolette, potrebbero andare bene per fra 200 anni, 300 anni nella preservazione. Una cosa che racconto sempre quando parlo di storia dell'informatica, storia del videogioco, è quando faccio i miei racconti dico attenzione bene, perché questo è quello che sappiamo fino ad oggi su queste cose, e molto spesso tutto quello che viene raccontato è anche diverso perché deriva più dal marketing che dalla storia, e in realtà la storia è lunga da codificare, ci vuole tempo, capire esattamente perché sono successe delle cose, perché una cosa ha venduto o non ha venduto, chi è arrivato prima, chi è arrivato dopo, chi ha preso ispirazione da chi. È un percorso molto lungo, molto complicato, che richiede anni, si chiama codifica della storia. E si evolve continuamente. La codifica ma a parte che si evolve, è che se è un avvenimento che avviene nel passato recente, è appena avvenuto, noi non abbiamo abbastanza informazioni per capire come mai è avvenuto. L'unica informazione che abbiamo è quella pubblicitaria, quella di marketing, quella dell'azienda, ma non abbiamo tutti i dati tali da capire come mai effettivamente è successo quello, ok? Sì. Quei dati li abbiamo negli anni, analizzando i racconti, analizzando la documentazione, analizzando i resoconti. Non devo vedere solo la pubblicità di un'azienda, devo vedere i bilanci, devo ascoltare le persone, ma le persone spesso i loro racconti sono personali, che spesso sono distorti, neanche in maniera cattiva. Cioè, quando un protagonista, se io intervisto un protagonista, non è che lui mi sta raccontando la verità assoluta, lui mi sta raccontando il suo punto di vista, di quello che ha fatto lui, che molto molto spesso è filtrato dalla sua esperienza personale e soprattutto da quello che è
il suo ego, tra virgolette. Ah, no, è vero, è Quindi, vero. Vero. quando io poi lo devo mettere da un punto di vista storico, devo andare a raffrontare quello che lui mi ha detto, anche la memoria stessa. Se Sì. lui ha 80 anni adesso e mi racconta una cosa che ha fatto a 20 anni, non è detto che si ricordi le date esatte, gli avvenimenti esatti, Certo. eccetera. Quello che lui racconta io lo devo mettere in correlazione con quello che effettivamente ho disponibile dalla stampa dell'epoca, dagli avvenimenti, eccetera, e da lì poi incrocio i dati, eccetera, eccetera, ricostruisco Certo. la storia. È un percorso molto lungo, molto complicato, che non è immediato. Siamo solo all'inizio oggi del raccontare in maniera corretta la storia del videogioco e la storia dell'informatica, perché sono avvenimenti talmente recenti Sì. e talmente tanti in così poco tempo che Sì. decodificarli, capirli e metterli in fila, adesso nel 2026 iniziamo adesso forse ad avere delle idee un pochino più precise. Ma Basta vedere alcune. Ieri ho fatto una live su Nintendo 64, come veniva visto all'epoca e come viene visto oggi, quanto è cambiato, ma su ogni cosa così, quindi assolutamente, ogni cosa. Stai parlando di Nintendo 64 che per me è l'altro ieri proprio. esatto. Per dire. Vedi, per me sembra lontano, invece per te, perché siamo 20 anni ieri per me. Vedi, sì. È ancora più recente delle cose di cui mi occupo io quando parlo di Atari 2006 e Television, eccetera, eccetera. Certo. Quindi è difficile, insomma, tutto questo. Però quindi, secondo me di base, per chiudere, chi ne parla male senza dare delle informazioni oggettive e fa discorsi appunto populistici, forse perché è mosso un po' da invidia, c'è da dire, comunque sai, di solito le persone quando vedono uno che ha tutto, che nel passato, un nobile che ha i quadri, quello e quell'altro, è normale che la gente dica, quello lì c'ha tutto, non c'è niente, insomma, forse è un po' così, ecco. Però dopo, come hai detto te, ci sarà un museo ed è solo grazie a loro che poi tutti potranno... No, sono d'accordo, ok. Il discorso è complicato, ma soprattutto bisogna fermarsi prima di iniziare a parlare, bisogna fermarsi un attimo e ragionare un pochino. Inizia a pensare, non mi puoi dire non puoi più giocare, cosa stai dicendo? Il videogioco è un'altra cosa. Ci ho messo una notte per analizzare tutto, però sto conservando la scatola. Sì, no, è vero. Non me ne frega niente che funzioni, perché ritorniamo alla domanda precedente. Uno, il fatto che nel tempo smetteranno tutti di funzionare. Quello è ovvio, certo. Però ma anche qualsiasi cosa non sarà più funzionante. Tra 50 anni, 100 anni non funzionerà più niente di tutto questo. Esatto. Quindi adesso molti si battono per mantenerli funzionanti, giustamente, anche perché una delle cose che dovresti riuscire a preservare, ed è forse una delle cose più difficili, e questo è uno dei compiti di Retro Campus, per esempio, è preservare l'esperienza. Esatto. Preservare l'esperienza è molto complicato. Per questo si va avanti con la tecnologia, gli FPGA, come hai detto tu, che riproducono, ma questo non ha niente a che vedere con la conservazione di una scatola o di una console che non funziona più e che non funzionerà mai più. L'originale te la metti via in una scatola, la conservi. Esatto. Per esempio, io non ho l'esperienza. Di riprodurre nella maniera migliore possibile, più attinente possibile l'esperienza. Riprodurre l'esperienza di un CRT adesso è complicatissimo, la ottieni solo con un CRT vero. Però ci sono già delle sperimentazioni che stanno andando nell'ottica di dire quando i CRT non ci saranno più, come faremo a preservare l'esperienza del gioco su CRT? E lì c'è tutto il discorso tra filtri, mica filtri, che si avvicinano sempre più, cercare con la tecnologia di emulare quanto più possibile anche quel tipo di esperienza. Cioè gli upscaler e tutto il resto. Skyline e tutto il resto, ma anche tecnologicamente, anche proprio per dirti, il museo il MoMA di New York ha una esposizione dell'Amiga 1000 con le opere di Andy Warhol, no? Ok, sì. Siccome è una cosa che ho fatto anche io, ho organizzato in Italia diverse mostre dell'Amiga 1000 con le opere di Andy Warhol. Per poterle far vedere tu devi mettergli il CRT da 15 pollici col quale Warhol lavorava, perché vedere l'immagine in quel modo e vederla stampata sono due cose completamente diverse. Warhol quell'immagine la disegnava e la vedeva su quel monitor a 15 kHz con quella tipologia di tubo catodico di visione. Quindi se io devo far rivedere in maniera, diciamo, non mi viene la parola, però dell'epoca, come la vedeva Warhol nel 1985, la vedeva così, su quel monitor, su quel tubo catodico. Diciamo in maniera autentica, ecco, possiamo dire. Esatto, in maniera... vabbè, non mi viene la parola adesso, però... Fedele, non lo so. E
il MoMA ha messo, cosa ha fatto? Siccome non puoi, io quando ho fatto le mostre lo lasciavo acceso un giorno o due, il 1084, ma ne avevo 2 di scorta perché poteva saltare da un momento all'altro, ovviamente. Figurati lasciare un'esposizione permanente, non puoi, non ce la fai. No, ce Lasciare la fai. acceso 3 mesi un tubo catodico, sai che prima o poi fuma, ok? Certo. Oppure va via, si consuma i fosfori. Hanno il gruppo di ricercatori, per riuscire a rendere in maniera migliore l'esperienza agli utenti, a quelli che andavano a visitare, a vedere, cosa ha fatto? Ha tagliato un tubo catodico non funzionante, il vetro davanti, ha preso un retroproiettore, Ok. l'ha incluso all'interno del case del monitor, che facendo una retroproiezione sul vetro del tubo catodico, utilizzando dei filtri di skyline, eccetera. Questo ovvio che non è uguale, ma Però, si avvicina sì, moltissimo, certo. perché già comunque la luce arriva da dietro, quindi è come il tubo catodico che proietta luce e non la riflette, che è come l'LCD. Il secondo, poi utilizzando i filtri, ti dà anche l'idea delle skyline, eccetera, eccetera. Questo gli ha permesso di avere un'esposizione permanente di un qualcosa che fosse, ecco, contestualizzato, nella parola che non mi viene a dire, Ok. contestualizzare, cioè mettere nel contesto, cioè nel periodo in cui questa cosa veniva effettuata. Sì. Quindi capisci che questa è una sfida che si porterà avanti nel futuro, per poi riuscire a dare la contestualizzazione di alcuni oggetti. Sì. Ok? Ma come dicevi te, comunque la cosa veramente più difficile è l'esperienza da conservare, perché io faccio l'esempio, io ho l'esperienza di come si gioca il Game Boy, com'era, però non ce l'ho su un ColecoVision, quindi quando vedo voi, vengo lì a Retro Campus, vedo voi, posso anche farlo, posso anche comprarmelo e provare, studiare, ma non sarà mai come voi che l'avete vissuto. E quindi Noi facciamo i video, scriviamo gli articoli, no, facciamo ma la infatti conservazione proprio per cerco dire a te di e agli assorbire il più possibile altri per... come si faceva. Certo, Quindi no, poi alla ma fine infatti uno, andando a informarsi, per forza scoprirà come veniva fatto. Esatto, Questo è un esatto. compito fondamentale. Ok? No, perché man mano che le generazioni vanno avanti c'è sempre più questa sfida e di base purtroppo insomma ci vuole Esatto. l'interesse di base, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Assolutamente. Esatto. C'era una domanda che hai fatto anche, forse non so se me la volevi rifare, ma te la dico. Il Sì, fatto sì, che sì. spesso dicono, ma voi vi ergete a esperti, dedicatori, ma non c'è una scuola che Non c'è una certifica? scuola. Giusto, ci sono- ottima, hai ricordato giusto. La- Sono stato un po' aggressivo. Già che ma poi tipo alle 4 di notte, ma alle 4 di notte così dal nulla, ma voi vi ergete. Esatto. Va bene, Aiuto. tranquillo. Comunque, il punto è, esistono tantissime professioni Sì, che non ti insegnano a scuola, no? esatto. No, è vero, è vero. Sì, sì. E soprattutto la cosa di esperto, la radice, da cosa deriva? Da esperienza. Esperienza. Quindi l'esperto, dato di fatto, è uno che ha esperienza di quella cosa. Ok? Sì. E come fai a essere esperto di una cosa? Diventare esperto vuol dire avere tanta esperienza di quello, ma soprattutto è qualcosa che nasce da quello che poi tu fai e come ti poni verso l'esterno, no? Sì. Quella che viene chiamata non l'affidabilità, ma l'autorevolezza, cioè la tua Sì, sì. autorevolezza, i critici d'arte funzionano allo stesso modo. Non è che se fai la scuola di arte No, è vero. sei un critico d'arte, no. Critico d'arte te lo fai con esperienza, autorevolezza e esperienza sul campo, quindi gli stessi esperti vengono riconosciuti dal mercato quanto esperti, ma così come tantissime altre cose. Se chiami l'imbianchino per Sì, pitturare sì. casa e ne vuoi uno esperto, vai a chiedere in giro, non è che c'è la scuola di imbianchini, ok? No, ma Hai uno che ha tanta esperienza, che magari è bravo e che quindi si è fatto una certa reputazione, che quindi poi al massimo ci sono dei corsi, ma non la scuola. No, potrebbero esserci dei corsi, sicuramente in futuro ci saranno, è una cosa talmente nuova che non c'è neanche la possibilità di avere corsi adesso, ma magari fra 20 Certo. anni. Ma io faccio l'esempio mio dell'apicoltore, per dire, c'è dei corsi, però non c'è una vera e propria scuola, e poi comunque non è che ti chiamano perché vogliono vedere il corso, ti chiamano perché hanno visto che sei bravo.
Esatto, c'hai una certa, vieni riconosciuto nell'ambiente Esatto. come esperto. È ovvio che poi le tue azioni parlano per quello che fai. Se io faccio Ah cazzate, beh, faccio cazzate, è ovvio che la dopo reputazione è la importante, certo. reputazione va a ramengo e non sei più un esperto in questo Certo, senso, no? certo, certo, Quindi certo. in questo senso è questa la definizione di esperto. Quindi quando mi dicono quella della scuola, anche lì No, non no, sei ragionato. no, no, ti avevo chiesto come si fa a essere esperti su tutto. Dopo tu mi hai detto che in base alle cose potete chiamare più o meno chi è esperto. Assolutamente. Tu non sei esperto su tutto per forza, non puoi essere esperto su tutto, però se sei esperto di un ambiente, conosci anche chi è esperto in Sì, particolare di quella cosa lì di cui hai bisogno d'aiuto. Se io ho bisogno di aiuto sui laser game, che era una cosa che mi hai chiesto prima, sì, vado a chiamare Igor Maggiorelli, il Marco Marabelli, gli altri che sono l'Alessandro esatto. Bolgia, cioè, c'è tanta gente che è esperta molto in Sì, quel settore lì. Quindi se ho dei dubbi in quel coso lì, vado a chiedere a loro, hai capito? Quindi sì, sì, sono il mio dubbio ogni era che magari, settore ha. essendo solo chi ci collaborava, poteva certificare. Invece no, se tu mi dici che posso chiamare persone esterne, è quello che non sapevo, capito? Devi, non puoi, devi, perché se tu devi garantire, che Mm. forse anche questa è un'altra domanda che mi dovevi fare, se Sì, non sbaglio. sì, 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 sì. Se tu ti poni, ritorniamo a una cosa che ho detto prima, cioè che il grading è una causa, non è l'effetto, cioè non è una causa ma è un effetto, scusa, ho invertito le parole. Il fatto che esista un mercato del collezionismo di videogiochi e che questo cresca negli anni, sono 30 anni ormai che esiste il mercato del collezionismo di videogiochi. Io ho iniziato a collezionare videogiochi quando i videogiochi nuovi che uscivano all'epoca adesso sono collezionabili. Vabbè. Quindi per dirti, Sì, 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 ho sì. un articolo, se andate a cercare computer per videogiochi, agosto del 1992, credo, Mhm. c'è una mia intervista in cui io dico che colleziono videogiochi, ci sono le foto del Vectrex e di altre cose. Stiamo parlando del 1992, ok? Sì, Quindi sì, sì, sì. iniziamo già a collezionare videogiochi a quell'epoca. Così io come anche altri, c'è gente che colleziona videogiochi da 20 anni, da 30 anni, quindi il collezionismo di videogiochi è qualcosa che è cresciuto negli anni, nel tempo. Quando un mercato si consolida, cresce, diventa grosso, nasce anche una necessità che è quella della certificazione, cioè del grading in inglese. Che cos'è la certificazione del grading? È quello che permette a degli esperti, appunto la gente che è dentro nell'ambiente da tanti anni, di fare un servizio a chi vuol collezionare videogiochi, ma magari non è così esperto. Se io Sì. sono un appassionato di Nintendo, adesso soprattutto in quel mercato Nintendo è pieno di falsi, ce ne sono tantissimi. Infatti vedo gente che ci sta speculando a raffica, su... E quindi se io spendo anche dei soldi, perché il mercato, come ho detto, il valore lo dà il mercato. Se adesso i videogiochi Pokémon sono ricercati e la gente spende soldi per quelli, perché il mercato c'è offerta, richiesta e offerta che fa aumentare quel prezzo. E pago anche qualche centinaio di euro per una cartuccia perché credo che sia originale, ma non ne ho le capacità per poterlo capire. Se mi affido a Sì. una società come può essere quella di The Games Market. The Games Market ha preso l'occasione di farla in Italia e in Europa e diciamo siamo i primi in questo settore, ma negli Stati Uniti esistono già da qualche Sì. anno. Sì. Poi che facciano delle cazzate. Sì, può perché essere ci sono stati indipendentemente dei dal scandali, grading, ok? vabbè, però. Il grading, io sto parlando del grading, poi dopo che uno faccia proof, e quello è un affare di quelli lì, ok? Lo Certo, fanno certo, loro, non il grading lo fa certo. quella società perché voleva farlo e perché ha fatto delle Ma come delle ogni cosa, cagate. cioè non è che se una cosa, un'azienda fa uno scandalo, allora vuol dire che tutta quella Esatto, cosa è... Esattamente, bravissimo. esattamente, certo, certo. Non si porta dietro Certo, il sì, sì, sì. concetto. Certo. È capitato, abbiamo fatto alcuni video dove ci hanno mandato degli oggetti e a noi abbiamo detto guarda che è falso, cioè, no, è una copia, Sì. e abbiamo fatto ovviamente non è stato gradato, è stato restituito all'utente con però tutta un'analisi, cioè al posto del grading il servizio Analisi. paga il fatto che io ti do poi un certificato, qualcosa che dice è falso, questo è il motivo, questo guarda qui, guarda qua, guarda qua. Questo ti permette anche di fare delle azioni contro chi ti ha venduto il falso, di magari cioè è una specie di garante del sì. fatto che tu poi in tutti i sensi, perché poi se capita che io sbaglio e io ti digrado
una cosa che è falsa e te la grado come vera, allora è colpa mia. E io Certo. sono una società, non sono Certo. un pippero qualsiasi. Quindi Certo. tu puoi rifarti verso la società, eccetera, e dire, oh scusa, mi hai gradato una roba che era falsa. Quando è successo con Vega, Sì. con Wata, Wata. e via in America, poi loro hanno pagato. Sì, no, certo. Non è che non puoi cavartela così, no? Ah, no, Se ok, tu ok. invece ti affidi al mercato, c'hai tutti i rischi del mercato. Questo Certo. è abbastanza logico. Quindi questo, come ho detto, è una conseguenza. La conseguenza di un mercato che cresce si applica alla necessità di avere qualcuno che faccia da garante quando i valori vanno su certe cifre, ma non è Certo. il grading che dà i valori. I No, valori comunque li certo. dà- Certo. Però mi fa strano che alcuni che ho visto parlarne male erano collezionisti. Infatti non capisco. Io posso capire uno che vuole solo giocare. che non Ma hanno affinato bene il cervello. io posso capire chi vuole solo giocare, che può dargli ma uno che è già collezionista, perché dovrebbe dargli fastidio questa cosa? Cioè, dovrebbe quasi volerla, mi viene da dire, no? Non capisco Sì, sta ma cosa. come dici te, poi spesso interviene l'invidia. poi Sì. ci sono No, ma tra l'altro questa fattori. gente che ho visto ha di tutto e di più, Ha di tutto e di più, però gli dà fastidio. E poi vabbè, non Anche perché capisco. poi il green non è che è obbligatorio. No, Perché lo ti so. obbligo? Se tu non vuoi farlo, non lo fai. No, lo so. Non è che non cambia niente, capito? Cioè, non modifica un mercato che è già attivo e che è già presente nel tempo, come ho detto. Non dà nessun cambiamento di valore, anzi certifica il fatto che quel mercato sta crescendo. Sì, è un certificazione effetto, del è un fatto che il mercato effetto. sta crescendo. È un Esatto, effetto. è un Ma effetto. come mi hai detto te, cioè, è nato questo servizio perché c'era l'esigenza, se ho Esatto. capito bene. Non è che è nato perché avete creato il bisogno. Non sarebbe mai nato, no? Il bisogno Esatto. non viene Esatto. non nasce dal... Esatto. Ok. No, ti chiedevo perché adesso siamo a 50 siamo già a 50 minuti, dopo se devi ancora dire qualcosa te lo dico, volevo solo chiederti due cose. No, infatti perché nel contratto c'era scritto che il cliente è sempre responsabile dell'autenticità, ma tu mi hai già risposto, che però se sbaglia l'azienda, insomma, perché... Vai azienda, però se tu mi invii un falso, non è che è colpa mia se mi invii Certo, un falso. no, beh, ovvio, certamente, ovvio. Ecco, ci sono due cosette, però io te le leggo perché ci sono scritte, poi se non mi puoi rispondere non preoccuparti. C'è scritto che ci sono due servizi aggiuntivi che fa The Games Market, che è pulizia base del prodotto e rimozione sticker. Sì. Entrambi sono a pagamento aggiuntivo, giustamente perché è un servizio in più. Però c'è scritto in entrambi i casi che TGM non risponde per eventuali deterioramenti del prodotto nell'espletamento del servizio, salvo dolo o colpa grave. Sì, esatto, ma questo è normale, è una clausola normale in qualsiasi servizio di questo tipo, anche nei mobili quando li fai da restaurare. È un legalese, è una forma legalese ok. No, perché... ok. È ovvio, cioè, se io tiro via, tu mi dici mi devi rimuovere quell'etichetta. Io per esempio quando faccio gradare i miei, io non voglio che venga rimossa nessuna etichetta. Ok, È una mia volontà, perché anche l'etichetta secondo me è un Sì, valore storico. sì, è vero. L'etichetta del Sì. prezzo. Alcuni invece preferiscono, se pagano, sono cacchi loro, mi dici mi rimuovi l'etichetta del prezzo, va bene, io te la rimuovo stando più attento possibile, però se quando la rimuovo sotto c'era un graffio, non è colpa mia, il graffio lì era sotto ok, l'etichetta. adesso ho capito, Quindi tu non ok. mi puoi colpevolizzare del fatto che ho rimosso l'etichetta e lì sotto c'era il graffio, hai capito? E invece, colpa grave, cioè io rimuovo l'etichetta, strappo la confezione, allora è colpa mia, quello è Sì. capito? Ma è un legalese, è normale. Sì, legalese. come anche questo è legalese, me l'hai già spiegato, che sembrava strano, ma se poi leggi tutto, il cliente riconosce e accetta che TGM non è tenuto a verificare autenticità del prodotto, ma si limita a gradare il prodotto secondo quanto fisicamente ricevuto. È quello che mi hai detto prima, adesso l'ho capito meglio una volta che mi hai spiegato. E quindi basta, no, effettivamente no, mi hai già risposto a tutto, quindi sto pensando a altre cose, se vuoi aggiungere cose te abbiamo ancora No, 5 abbiamo già parlato direi abbastanza, però in ogni caso se il pubblico avrà delle domande specifiche puoi sempre richiamare, farò le risposte che servono. No, perché io spero già così sì, di sì. aver dato un quadro. No, perché io conosco un po' di persone e ognuno ha visioni diverse, quindi volevo che tu volevo fare un video con te perché così tu mi hai dato oggettivamente la spiegazione. Così dopo le varie critiche o cose
posso rispondere anche io alla luce di queste informazioni che mi hai dato in maniera più consona, diciamo. Ecco, è per questo che volevo farlo. Comunque, in fin dei conti, ricordatevi che nulla è obbligatorio, quindi se No, uno no, lo sì. vuol fare, lasciateglielo fare. Non sta facendo niente di male, non ti sta facendo un danno a te, ok? No, certo. Quindi, Ok. lo fanno, poi se tu invece non te ne frega niente, vuoi giocare, basta, gioca. Nessuno te lo vieterà mai e nessuno andrà. E non lamentarti del fatto che i prezzi salgono, perché quelli salgono che ci sia o che non ci sia il grading. Salivano e sono saliti per 20 anni e il grading non esisteva nel videogioco, quindi non è di certo questa la causa No, perché uno dice no, del cioè uno potrebbe dire, vabbè, perché uno va su eBay, vede quello, costa 10.000 e lo mette, però lo vedi che è una cosa diversa. Cioè, ricordati che quello che vale è quello che vende, o quello che Esatto. fa vedere, che vuol vendere. Questa è una critica che fanno da sempre. È vero. Però uno va su eBay, vede che costa 100 e allora lo vende a 100. Non è che devi vedere se uno tenta di venderlo a 100, tu devi guardare quanto l'ha venduto, Sì. perché se l'ha venduto, e non uno, perché uno No, non esatto. fa mercato, No. tanti, ok? Quando una cosa viene venduta tante volte a quel prezzo, è quel prezzo, ma questo non c'entra niente con il grading, questi sono i valori di mercato, è una cosa che si discute da 30 anni, i valori di mercato, e abbiamo fatto anche una rubrica su Retrocomputer quando c'era, in cui mettevamo i valori di mercato, eccetera. I valori di mercato crescono se c'è richiesta. Se c'è richiesta, crescono. Se non c'è richiesta, diminuiscono. Per È forza, successo se no non tante vendi, volte, se no non vendi. succederà. Ci saranno alti, ci saranno cose che salgono, ci saranno cose che scendono. È normale, succederà sempre. Sì. Quindi, Ok. ecco. E il grading non dà valore. Se tu mi dai la cartuccia, io non ti scrivo quanto costa. Nessuno ti scrive quanto costa. Ti dice solo che è fatta qualitativamente. Fine. Non ha nessun valore. Il grading non dice, non indica valori, perché non può, perché non è il grading che indica il valore, è il mercato che lo indica. Esatto. Al massimo indica solo il valore del gioco certificato, ma finisce lì. No, valore economico niente. Ok. Non indica nessun valore. Ok. È vero. Indica i voti che vedi sono voti qualitativi che riguardano la qualità dell'oggetto. No, ma chiedevo perché ho visto delle aste, no? Le aste sono fatte Un'altra dalle case cosa, d'asta, è un'altra non c'entra- cosa, non esatto. c'entra niente. È un'altra Sono cosa. venditori. eBay, case d'asta, sono venditori. Non c'entra niente. Sono Esatto, sono due cose diverse. Neanche in società, non c'entra niente proprio uno con l'altro. Una cosa è come dire che come si dice, il critico d'arte è quello che poi dà il valore alla casa d'asta. No, allora ci sono quelli ma quelle sono truffe, ok? Allora in quel caso devi smascherarli, ma quella è un'altra cosa, quello lo fanno nel mondo dell'arte come in tutte le altre cose. Il certificatore serio ti dice è un originale, è un Picasso originale, va in asta e poi tacchi dell'asta a fare il valore, ok? Ci sono leggi che regolano questo, sono anche belle, perché le truffe nel mondo dell'arte, nel mondo ci sono state, e quindi poi risponde la legge, rispondono le cose, eccetera, ma non c'entra niente. Un conto è chi ti dice è originale, è conservato bene, eccetera, un conto è chi te lo vende fa il valore, ma chi te lo vende che fa il valore sono le case d'asta. eBay è una casa d'asta in piccolo, una casa d'asta privata piccolina che esiste da 1000 anni, però fa quello, fa le aste dei videogiochi, fa le aste dei collectible, fa le aste di qualunque cosa, quindi è così come qualsiasi negozio o venditore, eccetera, è lui che decide il prezzo, non è il grading non decide nessun prezzo. Da solo una valutazione delle condizioni, delle varie cose che abbiamo detto prima. La prima cosa che ti dice è che è originale, che è completo o non è completo, che cosa manca, ok? E poi ti dice la scatola è in ottime condizioni, c'è il manuale che è in perfette condizioni, è addirittura sigillato, è nuovo, è perfetto. Insomma, tutti questi compongono quel numerino che vedi, che è quello che indica semplicemente la qualità conservativa dell'oggetto. Punto. In rarissimi casi indica anche in percentuale il valore storico, ma attenzione bene, sono casi molto rari, perché è difficile dare un valore storico oggettivo. Quindi in alcuni casi molto rari viene considerato il fatto che è un oggetto unico, perché ha determinate caratteristiche, perché è di qua, di là, di su, di giù, ma veramente sono casi rari. Nel 99% dei casi ti indica solamente la qualità conservativa.
dell'oggetto in generale, cioè come se è completo, se non è completo, se ha tutti i pezzi, se è nuovo, se non è nuovo, insomma, tutto e basta. Bene, direi che abbiamo risposto un po' a tutto, cioè io penso che le classiche critiche e osservazioni che vengono fatte, penso che tu abbia risposto a tutto, quindi abbiamo i commenti a disposizione e quindi penso che, insomma, ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, per la notte insonne che mi hai dedicato, la pazienza e tutto, via. Quindi grazie ancora, almeno adesso c'è questo video che dà un po' di informazioni. Non so se ne avevi già fatto altri su questo argomento. No. Ok, allora almeno me lo chiedono, però è anche vero che in Italia non esistevano case di grading fino a quando è nata Daysmack, che è appena nata, quindi Esatto. non è che no, certo. qualcosa che è recente. No, vabbè, adesso In Italia almeno. questo qua sarà il primo, poi magari ce ne saranno altri di altre persone che ti chiederanno. Adesso vediamo. Insomma. Però ti ringrazio. Insomma. Rimani un attimo qui che ti saluto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, seguite anche Archeologia Informatica assolutamente su YouTube e su Instagram e tutto, e venite anche agli eventi di Retro Campus. Io ci sarò al Modena Nerd, quindi chi è in zona potrà venire, poi c'è tutto il calendario, quindi non ci sono Sul problemi. sito di retrocampus.com li trovate, quindi andate sul sito e vedete tutti gli eventi prossimi in cui ci sarai anche tu e tutti gli altri. Sì. Va bene, grazie, grazie. Alla prossima. No, alla prossima, ciao a tutti. In un mondo che si preoccupa di evolversi troppo velocemente soltanto dal punto di vista tecnologico, dove la scomparsa della cultura videoludica è all'ordine del giorno e l'unica cosa a contare è la forma e non la sostanza. Ecco che Demiurgo interviene e combatte finché vivrà. Il suo scopo è arginare questo impoverimento generale di arte e di sapere, conservare e promuovere la storia e l'esperienza del retro gaming in Italia. Il suo nome è Demiurgo, il retro filosofo. Il suo nome è Demiurgo, il retro filosofo. In principio era noto come Demiurgo del depensamento, è filosofo e cantautore nel gruppo dei Cosmica, è diventato il duca delle retro console, ama Metal Slug alla follia, è un gamer affiliato al dizionario dei videogiochi, fa parte della rete Moore. Il suo nome è Demiurgo, il retro filosofo. Ama modificare le console, creare dei setup fuori di testa, armeggiare con gli emulatori, parla di videogiochi senza macchie e senza paura, è allergico alla fuffa, alle censure e ai fanboy. Chi si crede impeccabile ed è poco incline alle critiche lo giudica come malato di malizia umanamente ripugnante. Chi sguazza nel privilegio alle spalle dei suoi utenti e chi non è trasparente dice che è un content destroyer. Chi pensa che il conflitto di interessi non conta crede che è solo un invidioso. Ma